Proviamo a pensare un attimo alla figura dell'amministratore di condominio. Un vero giocoliere, sempre in bilico tra assemblee fiume, emergenze improvvise e bilanci da far quadrare. Sembra quasi che abbia un superpotere per gestire il caos. E se questo superpotere non fosse tanto la pazienza, quanto qualcosa di molto più profondo, legato al modo di pensare? Ecco, la domanda è proprio questa. E no, non stiamo parlando di conoscere a menadito le leggi o di essere un mago con i software gestionali. La risposta è una competenza mentale, una capacità che in realtà possediamo tutti, ma che in certi professionisti è particolarmente affinata. E questa capacità ha un nome: metacognizione. Sembra una parola difficile, ma il concetto è semplice. È come avere un piccolo manager dentro la nostra testa, che osserva come lavoriamo e ci dice: ok, stai affrontando il problema nel modo giusto? Oppure aspetta, forse è il caso di cambiare strategia. Non si tratta solo di sapere delle cose, ma di sapere come si sa e come usare al meglio le proprie conoscenze. Allora, per entrare nel vivo della questione, diamo un'occhiata a uno studio molto interessante, tutto italiano, che è andato a indagare proprio questo: le abilità metacognitive di un gruppo di amministratori di professione. Ok, chi sono i protagonisti di questa ricerca? Parliamo di 37 professionisti. Certo, non un campione enorme, ma proprio per questo molto mirato. Ci dà una fotografia quasi chirurgica del loro approccio mentale al lavoro. L'età media si attesta sui 48 anni. Questo ci fa capire che non stiamo parlando di principianti, ma di persone con una solida esperienza e parecchi anni di lavoro alle spalle. E per quanto riguarda il genere vediamo una leggera prevalenza di donne, che costituiscono poco più della metà del campione. Un piccolo spaccato di come è composta oggi questa professione. E qui le cose si fanno ancora più interessanti. Guardando i titoli di studio, il quadro è molto vario. Si va dal diploma di scuola superiore fino alla laurea magistrale. Questo ci dice una cosa importante. Non c'è un unico percorso per arrivare a fare questo mestiere, ma strade molto diverse. Bene, adesso mettiamo insieme tutti i pezzi. Che tipo di profilo cognitivo emerge da questi dati? Qual è in pratica la loro forma mentis professionale? Tra tutte le abilità mentali analizzate, la pianificazione, il monitoraggio, la valutazione, ce n'è una in cui brillano in modo particolare, la loro vera forza. Vediamo un po' qual è. Ed eccolo qui, il loro vero superpotere, la capacità di adattarsi al volo, di identificare un problema e correggerlo mentre le cose accadono. Non si tratta solo di risolvere la grana una volta che è esplosa, ma di accorgersi che la rotta è sbagliata e cambiare piano all'istante. E i numeri parlano chiaro. Su una scala da 1 a 5, il loro punteggio più alto è proprio nel debugging, che è un modo un po' tecnico per dire correggere il tiro. Un bel 4.0 spaccato. Questo la dice lunga sulla natura del loro lavoro. Reattivo, dinamico, sempre sul pezzo. Se diamo un'occhiata a tutti i punteggi, il quadro si fa ancora più nitido. Certo, sono molto bravi anche nella gestione delle informazioni, e ci mancherebbe con tutta la burocrazia che devono affrontare. Anche la pianificazione e la valutazione hanno ottimi punteggi, parliamo di 3.7. Ma è evidente che il picco, la vera eccellenza, sta proprio lì, nella reazione immediata. Ok, ma non fermiamoci alla media generale. Il bello di questi studi è quando si inizia a scavare un po' più a fondo. Andiamo a vedere cosa succede se dividiamo il gruppo per genere, istruzione ed età. Vengono fuori delle cose davvero curiose. Partiamo dal genere. Qui emerge una tendenza. E attenzione, è una tendenza, non una certezza statistica. Lo studio è molto chiaro su questo. Le donne del campione hanno dichiarato punteggi medi un po' più alti in pianificazione e monitoraggio. Questo potrebbe suggerire un'attenzione leggermente maggiore alla gestione del processo, dall'inizio alla fine. Ma il dato forse più inaspettato arriva dal livello di istruzione. Sentite un po'. I punteggi più alti non li hanno i laureati magistrali, ma chi ha una laurea triennale. Addirittura nella capacità di valutazione toccano un 4.2, superando tutti gli altri. E la domanda sorge spontanea. Come mai? Beh, l'ipotesi dello studio è davvero affascinante. A quanto pare molti di questi professionisti non prendono la laurea a 20 anni, ma più tardi, magari mentre già lavorano, per approfondire materie specifiche. E studiare da adulti con una motivazione diversa e una mente già formata dall'esperienza potrebbe essere proprio la chiave per affinare queste abilità di autoanalisi. E, per finire, l'età. Qui le differenze sono sottili, ma c'è un piccolo spunto interessante. Il gruppo con più esperienza, diciamo dai 44 anni in su, mostra un punteggio un filo più alto nella valutazione.
Ha senso, l'esperienza di una vita ti porta forse a essere più critico e riflessivo sul tuo stesso operato. Ok, abbiamo visto un bel po' di dati. E quindi, a cosa serve tutto questo? Proviamo a tirare le somme e a capire quali sono le implicazioni pratiche di questa analisi. In pratica, la cassetta degli attrezzi mentali di questi professionisti è super fornita di strumenti per il problem solving immediato. Sono dei veri campioni di reattività. Le aree dove c'è più margine di crescita, invece, sembrano essere la pianificazione più strategica e a lungo termine e la valutazione strutturata a fine lavoro. Attività che, diciamocelo, il caos quotidiano spesso mette in secondo piano. E questo ci porta dritti alle raccomandazioni pratiche. La formazione annuale, che per loro è obbligatoria, potrebbe essere potenziata proprio in questa direzione. Non solo corsi teorici, ma moduli mirati su gestione del tempo e pianificazione, e magari simulazioni di casi complessi per allenare la capacità di previsione. E non solo per il singolo amministratore, ma per tutto lo staff, perché alla fine è un lavoro di squadra. Insomma, abbiamo visto come la capacità di correggere il tiro sia la vera cifra distintiva di questi professionisti, un'abilità plasmata giorno dopo giorno dalle emergenze. E questo ci lascia con una riflessione finale. Se ognuno di noi analizzasse il proprio modo di pensare, modellato dal lavoro e dalla vita, quale sarebbe il nostro di superpotere cognitivo?